Salve a tutti, in questa lezione lavoreremo insieme a una pittura materica. Prendete un lapis HP che vi servirà per fare intanto un disegno base. Poi potete prendere, io uso per esempio delle gouache, degli acrilici, quel materiale che avete a disposizione va benissimo, però vi occorrerà una pasta materica. Per l'acrilico esiste proprio un medium, ma esistono anche, se lavorate a olio, un medium che fa spessore. Logicamente, in base alla tecnica che usate, prendete il medium più adatto, o potete usare altrimenti semplicemente il colore tenendolo più denso. L'unico problema è che a volte può screpolarsi. Poi vi occorrono dei pennelli, delle spatoline, potete usare anche queste tessere per stendere il colore. Ci sono di varie forme, di vari tipi e quindi anche queste, al pari dei pennelli, hanno funzioni diverse. Logicamente, se uso una spatola a punta servirà per fare dettagli più particolari, se uso una spatola scanalata servirà per fare delle rigature, se uso spatole invece tipo tondeggianti servirà per fare petali o altri appunto effetti. Potete usare anche questi pennelli in silicone che sono adatti per lavorare appunto anche pittura materica rispetto ai pennelli tradizionali, diciamo, con i quali si usa meno lavorare pittura materica. Logicamente, se usate una spatola come questa potete usarla anche di taglio, fare filini, fare effetti allungati, oppure questa spatola può essere usata sia orizzontale che verticalmente, e quest'altra invece serve per creare delle forme arrotondate. Forme particolari come questa creano effetti molto particolari, per esempio anche in dei fiori oppure anche in altri soggetti. A questo punto facciamo velocemente il disegno cui vi avevo accennato. In teoria si può anche non fare il disegno, segnare semplicemente a grandi linee dove vogliamo inserire magari alcuni fiori, proprio per non mettere eventualmente il fondo da tutte le parti. Io ho preparato anche il fondo con una pittura acrilica neutra, perché ho messo tipo un color cipria, e vado a mettere il colore acrilico di tutte le varie tipologie di colori e poi a questi vado ad aggiungere del medium che mi servirà per creare un po' di spessore. Logicamente più medium metto più spessore viene, però è neutro e posso andare con questo medium, posso andare con il medium poi su tutti i colori perché non mi altererà il tono generale. Preparo così tutta la base e tutto il fondo prima di passare alla pittura vera e propria. A questo punto vado a aggiungere altri colori. Una volta fatto tutto questo, posso andare a lavorare con la pittura materica, lavorando proprio anche con varie tipologie di spatole. Prima però miscelo sempre il colore con la mia pasta acrilica, con il mio medium. Lavorare con la spatola non è così semplice, anche se può sembrarlo, rispetto a una pittura tradizionale. In realtà è forse credo più difficile, perché bisogna imparare a gestire la spatola invece del pennello, e soprattutto bisogna imparare anche ad usare il colore con una consistenza appunto maggiore. Iniziamo subito mettendo il colore in maniera molto decisa e consistente. Scegliete la spatola che vi torna più comoda e andate generosamente a stendere il colore. Non vi preoccupate, perché anche se inizialmente magari avete messo un colore e volevate un tono più chiaro o più scuro, potete sempre ritornarci sopra. L'unica cosa che vi consiglio è comunque quella di dare un po' il verso al fiore, al soggetto che state facendo. È logico, se sono petali date un po' il verso del petalo mentre andate a stendere il colore matericamente. Possiamo poi, dopo aver fatto un accenno di fiori, andare a inserire tutte le parti anche di vegetazione.
Quindi lo faccio attraverso l'utilizzo per esempio di un verde. Io uso un verde vescica, ma potete prendere anche un verde bottiglia in base a quello che preferite. Io cerco sempre anche di guastare il colore perché non mi piace usare il colore puro, unisco sempre il medium e poi vado a mettere questi elementi. Anche qui usando spatole più o meno allungate posso decidere appunto di creare questi effetti di movimento anche nelle foglie che danno anche vivacità al soggetto. Posso comunque intervenire anche come base con il pennello per poi andare a rifinire invece con una pittura più materica. Andrò poi a aggiungere dei chiari su alcune foglie e allo stesso tempo andrò ad aggiungere tipo del nero per i bottoni che farò centralmente ai miei fiori. Sto lavorando di fantasia, quindi non devo copiare niente, sto andando libera anche a sentimento in base ai colori che avevo usato nello sfondo, tipo ho usato un azzurro e quindi ho deciso di lavorare con un colore complementare come l'arancio che mi risalta, mi fa risaltare i fiori sullo sfondo. Potete comunque sentirvi libere di lavorare, è un lavoro molto divertente perché non abbiamo vincoli e ci permette di esprimere tutta la nostra creatività. Proseguite dettagliando sempre più, aggiungendo per esempio anche dei bianchi più materici o meno e poi mi direte come vi siete sentiti dopo che avete fatto questo lavoro. Secondo me è molto rilassante perché la pittura veramente invita anche a non pensare ad altro e generalmente aiuta a ridurre veramente anche lo stress. Magari di una giornata di fatica, di impegni, di lavoro, aiuta a liberare la mente. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, potete iscrivervi al mio canale e richiedermi se siete interessati a tecniche artistiche, anche dei video particolari su soggetti particolari che posso fare anche in base alle vostre richieste. E vi aspetto al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao ciao!